è velenosa sta macchina. Oggi sono a bordo di Frankenstein, la Mercedes AMG GTS di proprietà di Josephine Garage, una delle più famose del panorama automotive. Partiamo come sempre dall'aspetto meccanico. Questa GTS monta il 4000 V8 biturbo M178DE a carter secco da 510 cavalli e 650 Nm di coppia massima. Copre lo 0 a 100 in 3 secondi e 8 con una top speed di 310 km/h. Performance da vera supercar, comunque riviste verso l'alto con la combo mappa motore, aspirazione e downpipe. Così si arriva a 600 cavalli su 1550 kg di macchina, peso contenuto grazie alla scocca portante di tipo Space Frame. Tutta la potenza viene gestita da un cambio sequenziale doppia frizione a 7 rapporti con 4 programmi selezionabili. Pratico e docile in città, si trasforma in una vera e propria arma capace di scatenare tutta la furia di quel capolavoro di V8 piazzato davanti al naso del guidatore. In Sport Plus le cambiate sono autentiche fucilate, è uno dei doppia frizione più intuitivi che abbia mai provato. Non mi aspettavo comunque di meno da una vettura di questo calibro. Trazione posteriore scorbutica solo se si levano i controlli, viceversa il differenziale autobloccante meccanico a controllo elettronico con slittamento limitato sulla GTS fa comunque il suo dovere. Nonostante una distribuzione delle masse impeccabile, 47% sull'avantreno e 53% sul retrotreno, riesce a contenere i facili esuberi della GT. Impostazione da supercar, sound spettacolare, design da urlo, ha tutti gli ingredienti per essere la AMG perfetta. Cioè il differenziale lui ce la mette anche tutta, l'elettronica pure, ma qua se pesti Skoda ragazzi, cioè... L'AMG GT progetto C190 nacque teoricamente come erede della fantastica SLS. Alla fine così non fu, divenne un modello a sé stante non derivato da altri della casa, diretta avversaria di Porsche 911, Audi R8 e Ferrari 488 per citarne alcune. Disponibile con carrozzeria coupé, cabrio e 4 porte, ottenne un successo planetario più che meritato. Tante anche le versioni speciali come la GTR da 585 cavalli, la Pro versione alleggerita con componentistica GT3 o la Black Series da 730 cavalli. Vero e proprio boss finale del modello stradale con propulsore dedicato. La Frankenstein di Josephine Garage invece è un vero e proprio laboratorio per elaborazioni ed upgrade tecnici, nonché una vetrina per rendere l'idea delle capacità di questa azienda. Segue i loro lavori dal 2017, fin dalle prime foto dell'officina ancora in allestimento, e la loro Audi A7 come auto di rappresentanza parcheggiata di fronte. Li ho visti fare migliaia di chilometri per ritirare o consegnare le auto dei clienti o lavorarci direttamente a domicilio anche oltreoceano, trasferte all'estero, notti insonni, insomma il vero farsi il culo come una casa per arrivare ad obiettivi importanti. Ultimo, forse il più clamoroso, la collaborazione diretta con Akira Nakai per creare RVB Italia, uno dei tuner giapponesi più famosi al mondo. È stato qui per creare Venice, la prima delle sue Porsche spaziali nel nostro paese. Nakai-san è una vera e propria divinità in patria. Questo è un traguardo che ha dell'incredibile.
design della AMG GT si è ispirato alle berlinette prodotte tra gli anni 50 e 60, linee arrotondate per tutto il corpo vettura con al frontale un'ampia calandra con grandi prese d'aria, gruppi ottici alla sommità dei parafanchi ed un cofano motore lunghissimo. Vista lateralmente si nota quanto sia arretrata la posizione di guida, confermando inoltre lo schema transaxle, ossia trazione posteriore con cambio al retrotreno, fiancata dominata dalla gigantesca presa d'aria, oltre agli sfoghi sul passaruota che ci conducono al posteriore estremamente raccolto. Qui troviamo l'ampia ala in carbonio, così come l'estrattore che ingloba i 4 terminali di scarico. Esteticamente è stata customizzata a 360 gradi da Josephine Garage, rendendola molto simile alla mostruosa GT-R. Dal vivo è veramente spaziale. Salendo a bordo si viene accolti da un abitacolo a 2 posti secchi con sedili sportivi, rivestimenti in alcantara ed un allestimento generale corsaiolo tutt'altro che spartano. Il giusto mix tra una Gran Turismo ed una sportiva pura e cruda, con un equipaggiamento tecnologico e moderno, ma non ancora spaziale come quelli più recenti di Mercedes. Per quanto concerne l'utilizzo quotidiano, azzardo un paragone non da poco, sembra di avere per le mani una Porsche. Nel suo segmento la 911 è una delle più pratiche in assoluto, chiaro, sempre se non andiamo a prendere come esempio le versioni più estreme. È bassa per carità, ma si sale facilmente, gli spazi interni sono ottimi, sta di poco sopra i 4,5 metri di lunghezza, ha anche un discreto bagagliaio, per me difetti non ne ha. Per fare una citazione mitologica, sta macchina è una sirena. Lei canta, fa gli scoppietti, ha una voce bellissima, poi tu affondi e finisci dentro una villetta schiera perché è scorbutica da matti. Mi sto trattenendo perché ovviamente siamo per strada, però è una maledetta, è una maledetta. È difficile tener giù. È molto difficile perché già in seconda ti scoda un po'. Anche perché le velocità sono da codice. Meno male che l'impianto frenante è clamoroso. Il prezzo di partenza di un AMG GT nel 2014 era di 144.000 euro fino alla Black Series, che oscillava in base alla configurazione tra i 420.000 euro e i 670.000 euro. Boia! Buttando un occhio all'usato, la più economica del 2015 ad oggi si trova a 75.000 euro, fino al $500.000 per una delle 6 Black Series attualmente in vendita nel nostro paese. C'è da sbizzarrirsi, insomma, ce ne sono per tutte le tasche. Come dicevo, se si cerca una sportiva moderna che sia umana nell'utilizzo stradale ma psicopatica se andate ai track day, questa è veramente l'ideale. Sto pensando ai 730 cavalli della Black Series, ma cosa deve essere? L'AMG GT di Josephine Garage è qualcosa di sovrannaturale. La potenza spaventosa, gli sbuffi dei turbo incatenati nella V degli 8 cilindri Mercedes, il suono gutturale degli scarichi. È semplicemente una supercar da sogno. Se passate di qua un giorno qualsiasi sembra di stare nel garage di Need for Speed. È allucinante la qualità delle vetture sulle quali intervengono. Negli anni ho visto elaborazioni di tutti i modelli top di gamma dei principali marchi tedeschi, e poi Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Maserati. Sì, sull'M
MC20 hanno realizzato per primi al mondo un kit di elaborazione Stage 2, un'azienda pazzesca con un'auto aziendale mostruosa, Frankenstein per l'appunto.